Immaginate questo, siamo nel 2012, nel bel mezzo del deserto del Sahara, un silenzio assoluto, rotto solo dal vento. Alcuni operai di una compagnia petrolifera sono lì, al lavoro, quando si trovano davanti a una scena che non ha alcun senso, quasi un miraggio. Sulla sabbia, come un'antica balena spiaggiata, c'è un aereo da caccia della Seconda Guerra Mondiale, e non è un rottame qualsiasi, è praticamente perfetto. Una capsula del tempo che il deserto ha mummificato. Le insegne della Royal Air Force sono ancora lì, le mitragliatrici cariche, la strumentazione in cabina sembra quasi aspettare solo di essere riaccesa. È il Curtiss P-40 Kitty Hawk, matricola ET-574, svanito nel nulla 70 anni prima, ma del suo pilota, il giovane sergente Dennis Copping, nessuna traccia. È l'inizio di un mistero che il deserto si è tenuto per sé per quasi un secolo, una storia di guerra, di sopravvivenza e di un silenzio che pesa ancora oggi. Per capire come quell'aereo sia finito lì e soprattutto dove sia finito il suo pilota, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Giugno 1942. Il mondo è a ferro e fuoco e il Nord Africa è uno dei fronti più spietati. Le forze alleate combattono contro l'Africa Korps di Rommel in una battaglia mortale fatta di sabbia, proiettili e acciaio. In questo inferno, ogni aereo e ogni pilota sono fondamentali. Uno di questi piloti è il sergente Dennis Copping, un ragazzo inglese di 24 anni del 260° squadrone della Royal Air Force. Non è un superasso, ma è un buon pilota, un ingranaggio essenziale nella macchina da guerra alleata. Il 28 giugno del 1942 il suo compito è semplice. Non deve andare a combattere, ma solo trasferire un aereo. È il suo P-40 Kitty Hawk, lo stesso che ritroveremo 70 anni dopo, che era stato danneggiato. Il carrello d'atterraggio si è bloccato in posizione aperta, rendendo l'aereo lento e goffo. La missione quindi è portarlo da una base avanzata a un'officina nelle retrovie per ripararlo. Un voletto di routine, o almeno così doveva essere. Copping decolla con un altro pilota su un aereo gemello. Il cielo è pulito, ma qualcosa va storto, quasi subito. Stando ai rapporti, poco dopo il decollo, il suo compagno si accorge che Dennis sta andando nella direzione sbagliata. Prova a richiamare la sua attenzione, a fargli segno, ma niente. Forse la radio di Copping è rotta, come il carrello. O forse è la bussola ad essere andata, un guasto tutt'altro che raro in quelle condizioni. E così, mentre il suo compagno prosegue sulla rotta giusta, Dennis Copping continua a volare verso l'ignoto, spingendosi sempre più a fondo nel cuore del deserto egiziano. In pochi minuti, il suo aereo diventa un puntino all'orizzonte e poi scompare, per sempre. Alla base non lo vedranno mai arrivare. Le ore passano, la benzina finisce. Dennis Copping e il suo Kitty Hawk vengono dichiarati dispersi in azione. In una guerra che fa milioni di vittime, la sua è solo un'altra tragica storia. La guerra va avanti, lo squadrone riceve un nuovo aereo e il ricordo del giovane pilota viene inghiottito dalla sabbia e dalla storia. Passano 70 anni. Il mondo è un posto completamente diverso. La guerra è finita da un pezzo, ma il deserto non dimentica. Ha tenuto il suo segreto al sicuro per tutto questo tempo, fino a quel giorno del 2012. Una squadra di operai polacchi sta esplorando un'area remota dell'Egitto, a centinaia di chilometri dalla civiltà. Ed è allora che lo vedono. La scoperta ha un'eco mondiale. Gli esperti la definiscono l'equivalente della tomba di Tutankhamon per l'aviazione. E non stanno esagerando. Il clima arido ha conservato l'aereo in modo incredibile. La vernice mimetica è ancora visibile, anche se consumata da decenni di vento. I vetri della cabina sono intatti. Dentro, la plancia sembra pronta a ripartire. Nelle ali, le mitragliatrici Browning sono ancora cariche. È come guardare una fotografia tridimensionale, una scena congelata nel tempo. Ma è quello che manca, è quello che si trova intorno all'aereo, a trasformare la scoperta in un enigma. In cabina non c'è traccia di resti umani. Dennis Copping non è lì. L'atterraggio, però, non è stato uno schianto.
L'aereo si è appoggiato sulla pancia, con il carrello che ha ceduto e l'elica che si è spezzata, ma la fusoliera è sorprendentemente integra. È chiaro, Copping è sopravvissuto all'atterraggio d'emergenza. E allora, che fine ha fatto? I primi indizi sono lì, sparsi sulla sabbia. A pochi metri c'è il suo paracadute, non usato per lanciarsi, ma steso e fissato per creare un riparo di fortuna dal sole assassino del Sahara. È il gesto di un uomo che sta cercando di sopravvivere, che aspetta i soccorsi. E poi un'altra scoperta che gela il sangue. La radio dell'aereo e le sue batterie sono state smontate e portate fuori dalla cabina. È il ritratto della disperazione. Copping, dopo l'impatto, deve aver faticato come un matto per tirare fuori la pesante radio, nel tentativo disperato di lanciare un SOS. Un tentativo inutile. Le analisi successive mostreranno che la radio si era probabilmente rotta nell'atterraggio. Provate a immaginare la sua delusione, la terribile consapevolezza di essere completamente solo, tagliato fuori dal mondo, in uno dei posti più ostili sulla Terra. La scoperta dell'aereo, invece di chiudere una storia, ne apre una ancora più grande. Se Dennis Copping è sopravvissuto, dove è andato? E come è morto? Le squadre di ricerca setacciano l'area, cercando tracce invisibili lasciate quasi un secolo prima. La speranza, ovviamente, non è di trovarlo vivo, ma di dargli una sepoltura e dare una risposta alla sua famiglia. La svolta sembra arrivare quando, a circa 5 chilometri dal relitto, un team di ricercatori italiani trova dei resti umani. Sono solo poche ossa, ma insieme ci sono oggetti che sembrano collegarle direttamente al pilota, un pezzo di paracadute, una fibbia del 1939 e un portachiavi. Il mistero sembra risolto. I resti vengono recuperati e la famiglia di Copping, che ha ancora parenti in vita, si offre subito per il test del DNA, sperando di poter finalmente chiudere questa storia. E qui il mistero si infittisce di nuovo. Con una decisione molto discussa, le autorità britanniche ed egiziane dichiarano che è impossibile estrarre un campione di DNA valido da quelle ossa, sostenendo che fossero troppo antiche per essere di Copping, nonostante gli indizi. Una conclusione che ha lasciato perplessi molti esperti e ha riempito di frustrazione la famiglia, che ancora oggi contesta come è stata gestita la vicenda. Quei resti, a oggi, non hanno un'identificazione scientifica certa. Quindi, cosa è successo davvero a Dennis Copping? Mettendo insieme i pezzi, la teoria più probabile è anche la più tragica. Dopo essere atterrato nel nulla per un errore di navigazione, Copping ha fatto tutto quello che un pilota addestrato avrebbe fatto. Si è creato un riparo. Ha provato a usare la radio. Ha consumato le sue misere razioni, che per un pilota della RAF bastavano a malapena per un giorno o due. Quando ha capito che nessuno sarebbe venuto, che nessuno lo stava cercando così lontano dalla rotta, ha preso l'unica, disperata decisione possibile. Ha lasciato il riparo del suo aereo e ha iniziato a camminare. Ma verso dove? Forse verso sud, sperando di incrociare la rotta giusta. O forse verso un miraggio, un'oasi che solo lui vedeva. Ma la città più vicina era a più di 200 chilometri. Un viaggio impossibile a piedi, senza acqua, sotto un sole che ti cuoce vivo. Molto probabilmente il sergente Dennis Copping ha camminato per qualche chilometro, forse per un giorno, prima di crollare, vinto dalla sete e dal caldo. Il suo corpo, lasciato in balia degli elementi, è quasi certamente quello ritrovato a pochi chilometri dal suo aereo. La storia del Kitty Hawk e del suo pilota è una potente metafora della guerra. La macchina, fredda ed d'acciaio, può sopravvivere quasi intatta per decenni. L'uomo, coraggioso ma fragile, può svanire in un attimo. L'aereo, dopo il recupero, è stato portato al museo militare di El Alamein, dove è esposto ancora oggi. Purtroppo, un restauro che molti storici hanno criticato come approssimativo ne ha cambiato l'aspetto, aggiungendo un'altra nota triste alla vicenda. Oggi, il nome del sergente Dennis Copping è inciso sul memorial di El Alamein, insieme a migliaia di altri soldati che non hanno una tomba. Il suo aereo è un monumento, ma il suo destino finale rimane avvolto nel mistero e in un groviglio burocratico. Le domande restano.
È stato solo un tragico errore di navigazione? O c'è qualcos'altro? E perché non è mai stato possibile identificare con certezza quei resti? La sua è una storia che ci sbatte in faccia la solitudine e il sacrificio individuale che si nascondono dietro i grandi eventi della storia. Un ragazzo lontano da casa, perso in un mare di sabbia, che ha lottato fino all'ultimo respiro. Secondo voi, com'è andata veramente? C'è qualche dettaglio di questa storia che vi ha colpito più di altri? Ditemelo nei commenti. E se vi affascinano le storie di aerei scomparsi nel deserto, sul mio canale trovate anche quelle del Savoia Marchetti SM-79, misteriosamente riapparso in Libia dopo decenni, e del Lady Be Good, il bombardiere fantasma che ha lasciato dietro di sé un enigma spaventoso. Due casi diversi, ma uniti dallo stesso silenzio del deserto. Se questo racconto ti ha colpito, iscriviti al canale. Qui approfondiamo storie vere, tragedie spesso dimenticate e vicende che meritano di essere raccontate, dal mare alle montagne, dallo sport alla cronaca. Ogni settimana nuovi episodi per riflettere, ricordare e capire.